Sei a bordo di un aereo diretto a Parigi. Aspettavi questo viaggio da mesi. In fin dei conti, una vacanza pagata è qualcosa che non succede tutti i giorni. Non vedi l'ora di goderti quel premio che la tua azienda ti ha riconosciuto per il lavoro svolto nell'ultimo anno. Il volo è tranquillo, nessuna turbolenza né niente di strano. Hai appena finito la colazione, un caffè e un'omeletta al prosciutto. E ora ti stai risistemando sul sedile, indeciso se iniziare a guardare l'ennesimo film. Poi un crampo improvviso ti colpisce allo stomaco. Pensi sia la stanchezza, o i fusi orari, o forse le poche ore di sonno. Ma il dolore non passa, anzi, si fa più acuto. E così ti alzi e cerchi il bagno più vicino, ma è occupato. Quello successivo? Occupato pure quello. Mentre fai avanti e indietro sul corridoio dell'aereo, vedi altri passeggeri con i tuoi sintomi. Chi si tiene la pancia, chi è piegato sul bracciolo, chi ferma conati di vomito con la mano. Nell'episodio di oggi la storia dell'epidemia che si è scatenata su un volo della Japan Airlines, ma prima sigla. Ciao, benvenuti e benvenute a Scampato Pericolo, storie di sopravvissuti e sopravvivenza, un canale in cui vi racconto le vere storie dei sopravvissuti all'impossibile. Ogni episodio parla di una persona o di un gruppo di persone che hanno lottato con forza e coraggio pur di salvarsi da condizioni a dir poco estreme. La storia di oggi ha come protagonisti 143 passeggeri a bordo di un volo della Japan Airlines, un volo partito come un volo di routine che ha finito però per cambiare le regole della ristorazione aerea globale. È lunedì 3 febbraio 1975 e all'aeroporto di Haneda, a Tokyo, 344 passeggeri si stanno imbarcando su un volo della Japan Airlines. Destinazione Parigi. La maggior parte dei passeggeri sono agenti di vendita della Coca-Cola. L'azienda ha regalato loro una vacanza pagata a Parigi come premio di produttività per i risultati raggiunti l'anno precedente. I venditori della Coca-Cola però non sono i soli a salire su quel volo, insieme a loro ci sono anche le loro famiglie. Anche per loro la vacanza era stata pagata da Coca-Cola e per molti di loro, per molte di queste famiglie, quello sarà il viaggio della vita. Per raggiungere Parigi il volo avrebbe dovuto fare 3 tratte. La prima va da Tokyo ad Anchorage, in Alaska, la seconda da Anchorage a Copenaghen, in Danimarca, e l'ultima infine da Copenaghen a Parigi. Nel salire sul primo aereo i passeggeri già sanno che quello sarà un viaggio lungo. Si prospettano più di 20 ore fra tratte aeree e scali. Ciò nonostante, l'aria nella fusoliera è serena e la Torre Eiffel sembra già a portata di mano a quelle persone che stanno sistemando i bagagli nelle cappelliere. La prima tratta, quella dal Giappone all'Alaska, fila liscia senza intoppi. Durante le 7 ore di volo che servono per arrivare ad Anchorage, l'equipaggio di bordo è composto da 20 persone che si occupano delle procedure di sicurezza, dei passeggeri e della cena. Poi, una volta arrivati in Alaska, lo staff si prepara alle procedure per la prima sosta. Lo stop in Alaska è uno scalo tecnico. In questa sosta i passeggeri non scendono dall'aereo e non sono previsti né ulteriori imbarchi né sbarchi commerciali. Fondamentalmente questa sosta in Alaska serve a fare rifornimento, così da avere abbastanza carburante per attraversare l'oceano e per arrivare in Europa. Durante questo scalo tecnico però cambiano i piloti. In realtà questa è una dinamica abbastanza comune per voli così lunghi e questo perché per legge non è permesso ad un pilota di guidare un qualsiasi mezzo per oltre 20 ore continuative. Dunque, finito lo scalo tecnico, fatto il rifornimento e cambiati i piloti, l'aereo della Japan Airlines riparte dall'Alaska in direzione della Danimarca. Questa seconda tratta sarebbe durata 9 ore. Per la maggior parte di queste ore non succede nulla, anche perché ad un certo punto l'equipaggio di bordo spegne le luci per permettere ai passeggeri di riposare. Anche questa è una dinamica abbastanza comune che le compagnie aeree che fanno lunghe tratte adottano per cercare di aiutare i passeggeri ad abituarsi al fuso orario del paese di arrivo. Dunque, con le luci spente, molti passeggeri dormono o provano a dormire. Va detto infatti che con tutti quei fusi orari attraversati, alcuni venditori della Coca-Cola ad un certo punto non sapevano più neanche che ora fosse e i sedili, per quanto comodi, non erano certo un letto. In un modo o nell'altro, comunque, il tempo passa e dopo circa 7 ore di volo, l'equipaggio riaccende le luci e si prepara a servire la colazione.
A questo punto l'aereo è entrato ufficialmente nello spazio aereo europeo e si trova quasi nel fuso orario della Danimarca. Quindi è ufficialmente la mattina del 4 febbraio e l'equipaggio inizia a muoversi fra le quattro cucine che si trovano a bordo dell'aereo per preparare la colazione. Il menù prevede omelette al prosciutto. Una dopo l'altra gli assistenti di volo scaldano 364 colazioni e due cene. Le due cene sono per il pilota e per il primo ufficiale in cabina di comando. Siccome i due uomini hanno preso il comando dell'aereo ad Anchorage, hanno ancora il fuso orario dell'Alaska, che ha circa 10 ore in meno rispetto a quelle percepite dai passeggeri. E dunque, quando arriva il momento del pasto, per i due uomini non è ora di colazione, ma è ancora ora di cena. Gli assistenti di volo capiscono e assecondano la richiesta dei due piloti e dunque, dopo avergli servito le due cene a base di carne, si mettono a servire le colazioni a base di omeletta al prosciutto ai passeggeri. Con le luci ormai accese nella fusoliera, fra uno sbadiglio e l'altro, i passeggeri gustano la colazione, contenti forse più che per il pasto in sé, per il fatto di essere quasi arrivati a Copenaghen. Di lì a poco si imbarcheranno sul terzo e ultimo volo di questa tratta. Il loro lunghissimo viaggio sarà finito e potranno finalmente godersi la vacanza nella capitale francese. Ma dopo circa 30 minuti dalla fine della colazione, 143 passeggeri iniziano a soffrire di mal di pancia e nausea. 143 passeggeri che si sentono male contemporaneamente non può essere una coincidenza. L'equipaggio però non riesce a spiegarsi che cosa stia succedendo, anche perché quella non può essere una nausea dovuta al volo. Il cielo è sereno, non ci sono turbolenze e l'aereo sta volando dritto, stabile. Eppure, più i minuti passano e più ciascun passeggero avverte crampi allo stomaco sempre più forti. Al dolore addominale si aggiungono vomito e diarrea, che diventano incontrollabili nel giro di pochi minuti. Con quasi metà dell'aereo contagiato, gli assistenti di volo iniziano a correre da un sedile all'altro, cercando di aiutare come meglio riescono, cercando di far mantenere la calma ai passeggeri e soprattutto cercando di evitare una corsa collettiva ai bagni, che comunque non sarebbero bastati per tutte quelle persone. L'atmosfera a bordo di quel volo della Japan Airlines è cambiata. Non c'è più il brusio tranquillo di chi vola verso le vacanze, ma lamenti soffocati di decine di persone che soffrono nello stesso momento, per una ragione misteriosa che nessuno sa ancora dire qual è. La situazione nella fusoliera degenera rapidamente. Le persone rigurgitano e vanno di corpo contemporaneamente, seduti sui sedili a fianco ad altri passeggeri che impotenti non possono far altro che restare a guardare. Vista la situazione a bordo, i due piloti contattano la torre di controllo di Copenaghen e ottengono il permesso per un atterraggio prioritario. I due piloti fanno atterrare l'aereo all'aeroporto di Kastrup a Copenaghen in totale sicurezza. Sulla pista ci sono già le ambulanze che velocemente fanno sbarcare i passeggeri contagiati per portarli in ospedale. Tutti vengono portati in pronto soccorso e poi ricoverati in ospedale. 30 di questi passeggeri sono in condizioni così gravi che vengono monitorati costantemente perché sono quasi a rischio di terapia intensiva. Visti i sintomi, i medici danesi sospettano di un'intossicazione di qualche sorta e provano a parlare con i passeggeri per cercare di capire che cosa hanno mangiato, quando e in che ordine. C'è però un enorme problema: la barriera linguistica. In quell'ospedale nessuno parla giapponese e nessuno dei giapponesi parla inglese né tantomeno danese. Questa mancanza di comunicazione, questo mancato scambio di informazioni fra medici e pazienti, è un qualcosa che va risolto il prima possibile. Ed è proprio a questo punto che qualcuno ha un'idea brillante. Dall'ospedale vengono chiamati tutti i ristoranti giapponesi di Copenaghen, uno dietro l'altro, e viene chiesto ai proprietari o a chiunque sappia parlare entrambe le lingue di presentarsi in ospedale per fare da traduttore. E quando i volontari si presentano in ospedale per aiutare i medici a raccogliere le prime informazioni, emerge un dettaglio a cui sicuramente avrete già fatto caso. Tutte le persone malate avevano mangiato lo stesso pasto, la colazione a base di omelette al prosciutto. Adesso il quadro clinico è più chiaro e i medici possono iniziare a trattare i pazienti. Resta però una domanda: com'è possibile che una colazione abbia mandato in ospedale più di 100 persone? Per capirlo verranno fatte delle indagini. Le indagini partono con i tecnici della scientifica che vanno sull'aereo e raccolgono tutte le prove di cui possono aver bisogno. Non solo avanzi di omelette, ma anche campioni di vomito e feci. Dopo aver analizzato in laboratorio tutti i campioni,
Il risultato è indiscutibile. C'è stafilococco ovunque. E oltre al batterio in sé, nel cibo viene trovato anche un altissimo livello della tossina che viene prodotta dallo stafilococco. Questa prova avvalora il sospetto dei medici. L'intossicazione era di tipo alimentare ed era proprio dovuta alla colazione e in particolare al prosciutto contenuto nell'omelette. Tant'è che i sintomi erano comparsi poco dopo il pasto. Gli investigatori però non si fermano qui. Vogliono scoprire dove, esattamente, in tutta la catena di preparazione della colazione sia avvenuta la contaminazione con l'agente patogeno. Vogliono risalire fino alla persona, allo chef, che ha materialmente aperto le uova, le ha cotte e poi le ha preparate. E così risalgono ad una società che si chiama International In-Flight Catering, un'azienda sussidiaria della Japan Airlines che si occupava proprio del catering nella sede di Anchorage. È questa l'azienda che ha preparato tutti i pasti che sono stati serviti a bordo. Qui emerge un primo elemento determinante. Tutte le colazioni che erano state servite su quel volo erano state preparate da soli 3 cuochi. E uno di questi cuochi aveva dei piccoli tagli sull'indice e sul medio della mano destra. Tagli infetti da stafilococco. Stando alla politica aziendale, il cuoco avrebbe dovuto segnalare i tagli al superiore, ma non l'ha fatto. A quanto pare si è semplicemente bendato le ferite e ha maneggiato il cibo senza neanche indossare dei guanti. Gli investigatori scoprono che quest'uomo aveva preparato tutte le 40 colazioni servite in prima classe, tutte le 108 colazioni servite da una delle 4 cucine dell'aereo e poi aveva maneggiato ingredienti per altre 72 colazioni che invece sarebbero uscite da un'altra delle cucine dell'aereo. Numeri alla mano, il conto è semplice. Il 65% delle persone che avevano mangiato quelle omelette si era ammalato. Nessuno di tutti gli altri passeggeri che avevano mangiato le omelette preparate dagli altri 2 cuochi aveva sviluppato sintomi. Sicuramente è questo cuoco la fonte della contaminazione, però gli investigatori si domandano come sia possibile che un taglio infetto possa aver generato un'epidemia così grande. Dunque continuano ad indagare e scoprono che in realtà l'epidemia sul volo della Japan Airlines non era dovuto a questo singolo fattore, ma ad una serie di fattori. Ci sono infatti altri elementi decisivi che sono concause dell'epidemia e questi altri elementi sono tutti riconducibili ad una mala gestione del cibo. A quanto pare, tutte le omelette, prima di essere servite, erano state conservate in condizioni che hanno facilitato la riproduzione dei batteri e la produzione delle tossine. Le uova erano state cotte e poi lasciate a temperatura ambiente per 6 ore. 6 ore in cui i batteri hanno avuto tutto il tempo e tutto il calore sufficiente a moltiplicarsi indisturbati. Passate queste 6 ore, le omelette erano finalmente state messe in frigo, per un tempo di 14 ore. Il freddo avrebbe dovuto uccidere il batterio, ma il frigorifero era impostato a 10 gradi invece che a 4 gradi, e quindi il passaggio in frigo e la refrigerazione erano stati praticamente inutili. Dopodiché le omelette erano state tolte dal frigo e messe nei forni spenti dell'aereo per 8 ore, in attesa che arrivasse il momento per essere riscaldate. Le tossine dello stafilococco però sono resistenti al calore e quindi il passaggio in forno non è servito a nulla se non a scaldare di fatto un cibo che era già tossico. Se il cuoco avesse indossato i guanti, o se anche solo uno di tutti questi passaggi previsti per le 28 ore successive alla preparazione delle colazioni, se anche solo uno fosse stato eseguito correttamente, io oggi non sarei qui a raccontare questa storia. In ogni caso, tutti i passeggeri colpiti da questa intossicazione alimentare sono stati salvati dalle cure dei medici danesi. Ad onor di cronaca, però, va detto che c'è effettivamente una vittima che molti reputano collegata a questa storia. Un uomo di 52 anni, di nome Kenji Kuwabara, il responsabile del catering per la Japan Airlines ad Anchorage. Kenji lavorava per la Japan Airlines da 25 anni ed era arrivato a diventare vice direttore del suo dipartimento. Forse anche per la cultura lavorativa giapponese, Kenji si ritenne responsabile professionalmente e personalmente per il colpo che questa vicenda inferse alla reputazione di Japan Airlines. E così, pochi giorni dopo l'uscita dei risultati delle indagini, il 10 febbraio 1975, Kenji si tolse la vita nel suo appartamento ad Anchorage,
lasciando indietro una moglie e 4 figli. Dopo questa vicenda, molte compagnie aeree si resero conto di un rischio a cui nessuno aveva realmente pensato fino a quel momento. Cosa sarebbe successo quel giorno se anche i 2 piloti si fossero ammalati? Per puro caso i 2 piloti erano scampati all'epidemia. Quel giorno avevano chiesto la cena al posto della colazione, ma era stato un caso. E se si fossero ammalati, non è detto che sarebbero riusciti a far atterrare l'aereo in sicurezza. Per questo, molte compagnie hanno cambiato le loro politiche interne di ristorazione, o almeno lo hanno fatto per i piloti. Da quel giorno in poi, a pilota e primo ufficiale vengono serviti pasti diversi l'uno dall'altro e soprattutto questi pasti vengono preparati da chef diversi. In questo modo si riduce al minimo la possibilità che un'intossicazione alimentare possa colpire contemporaneamente entrambe le persone ai comandi di un aereo. L'ultima cosa che voglio dirvi, prima di concludere, riguarda un dettaglio che ho trovato su un solo articolo di giornale, quindi non ho avuto più fonti che avvaloravano questo quanto, però non credo che cambi molto la storia. Tornando all'aeroporto di Copenaghen, una volta che i malati vennero portati in ospedale, a tutti gli altri fu concesso di scendere dall'aereo per fare lo scalo come previsto per poi imbarcarsi e andare a Parigi. In questo articolo di giornale del 75 viene detto che la Japan Airlines abbia offerto a chi non si era sentito male un buono pasto, un voucher per mangiare qualcosa all'aeroporto di Copenaghen, in attesa del volo per andare a Parigi. L'autore di questo articolo di giornale ha voluto specificare che quasi nessuno dei passeggeri che non erano stati contagiati ha voluto mangiare. La specifica di questo dettaglio onestamente mi ha fatto sorridere. Davo abbastanza per scontato il fatto che chi non era stato contagiato comunque non avrebbe voluto mangiare, visto quanto era successo sull'aereo con l'intossicazione alimentare. Però magari sono prevenuto io, non saprei. Voi avreste utilizzato il buono pasto? Fatemelo sapere in un commento. Già che ci siete, se vi va, fatemi anche sapere se voi avete mai mangiato un pasto su un aereo e se sì, pollo o manzo? Detto questo, è scampato pericolo per i 143 passeggeri sopravvissuti ad un'intossicazione alimentare su un volo della Japan Airlines. Per l'episodio di oggi è tutto, se vi è piaciuta questa storia di sopravvivenza lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi. Grazie per avermi ascoltato, ci vediamo presto con una nuova storia di sopravvivenza, sempre qui su Scampato Pericolo. Ciao!